Ragazzi, questa mattina andremo a vedere come disattivare il nostro CarPlay ed Android Auto per connettere il telefonino al nostro Dasaita, poiché molti di voi mi hanno chiesto come poter disattivare quell'applicazione. Quindi andiamo a vedere come disattivare Z-Link, per l'appunto, che è l'applicazione che fa connettere sia l'iPhone che Android, i nostri cellulari. L'applicazione in questione la andiamo a disattivare dal menu impostazioni auto e impostazioni di fabbrica, quindi entreremo dentro con il codice 126 per poter poi disattivare questa applicazione, in modo che quando accenderemo il nostro tablet non partirà in automatico quell'applicazione, quindi potremo continuare a utilizzare il nostro tablet connesso al cellulare tramite l'hotspot senza nessun Android Auto e CarPlay. Allora ragazzi, prima di andare a vedere nello specifico come si disattiva l'applicazione in questione, volevo darvi delle brevi news, nel senso che settembre sarà un mese di fermento, sarà un mese movimentato per quanto riguarda i nostri car tablet da poter installare all'interno del nostro Qashqai, poiché dovrebbe arrivare a breve il nuovo prodotto della Dasaita, il modello Vivid che stanno pubblicizzando nello store ufficiale della Dasaita. Vi dico subito che il nuovo prodotto della Dasaita dovrebbe avere le stesse caratteristiche del Max 10, quindi Android 10, Pix 6, 464 se non erro, poi quando arriverà vi confermerò il tutto. Ed ha una grafica molto piacevole. Hanno studiato una versione del sistema operativo un po' differente, molto fluido. Vi confermo comunque quando arriverà il tutto e poi chiaramente andrà installato all'interno del nostro Qashqai e vedere come reagisce, come si comporta questo prodotto. Sono molto ansioso di provarlo, ragazzi. Detto ciò, andiamo a vedere come si disattiva l'applicazione Z-Link dal nostro Dasaita PX6. Allora, eccoci qua ragazzi, quindi per disattivare l'applicazione in questione, ok? Se non vogliamo utilizzare questa applicazione per connettere il nostro iPhone o Android al tablet per usufruire quindi delle varie applicazioni che abbiamo installate all'interno del telefono, poiché Android Auto o CarPlay con questa applicazione connessa al tablet possiamo utilizzare solo qualche applicazione, non si possono utilizzare tutte le applicazioni presenti nel nostro telefono, quindi si potrà utilizzare WhatsApp, il navigatore, Maps e qualche altra applicazione. Se non vogliamo usufruire di questa applicazione e vogliamo connettere il nostro tablet tramite l'hotspot del telefono e utilizzare, una volta data la connessione, utilizzare il solo tablet per fare tutto, per utilizzare il navigatore, per utilizzare tutte le applicazioni che sono installate all'interno del tablet. Dobbiamo andare, come vi ho detto prima, in questo menu. Quindi dobbiamo andare sulle impostazioni del tablet, poi scorriamo fino ad impostazioni, lo faccio vedere così almeno è meglio. Dobbiamo andare fino ad impostazioni auto, clicchiamo su questo menu e poi da questo menu andiamo su impostazioni di fabbrica. Entriamo con il codice 126, almeno per il Dasaita il codice è questo, per altri tablet chiaramente ci sarà un altro codice da inserire. Facciamo su ok, entriamo. La prima voce attiva applicazioni che troviamo, dove c'è il Bluetooth, dove c'è il DVD, insomma dove troviamo iPod, dove troviamo questa serie di menu all'interno, andiamo a praticamente disabilitare questa voce CarPlay Z-Link. Clicchiamo sulla freccetta, ci apre questa serie di opzioni e noi clicchiamo su no. Quindi una volta fatto questo
clicchiamo su applica e poi su esci, diamo ok per confermare, il tablet verrà riavviato e verranno applicate le nuove impostazioni. Ok, il tablet è stato riavviato. Vedete adesso l'applicazione in questione Z-Link non parte più in automatico, è stata disattivata. Se vogliamo poi riattivarla dovremo andare nel... Vedete, non c'è proprio più l'icona, viene proprio disattivata. Per riattivare questa applicazione dobbiamo fare la procedura inversa, andare di nuovo sul menu auto, impostazioni di fabbrica, riattivare, quindi inserire nuovamente Z-Link e in quel caso poi ci riporterà l'icona dell'applicazione sul nostro menu contestuale dove abbiamo installato tutte le applicazioni. In questo caso noi adesso utilizzeremo il nostro tablet come Android puro, non ci connetteremo più né con l'iPhone né con Android Auto, daremo solo la connessione tramite l'hotspot del telefono. Io l'ho dato in automatico perché ho installato MacroDroid e gli ho impostato delle macro dove quando si connette al Bluetooth attiva direttamente l'hotspot del telefono e vado a collegare il tablet, gli do connessione al tablet. Vedete ragazzi? Hotspot è collegato, ok? Quindi avremo sempre la connessione attiva. Franci che il mio telefono è connessa. In questa maniera diamo solo la connessione e dati necessaria per poter poi usufruire di tutte le applicazioni che abbiamo all'interno del tablet, il navigatore, Maps, Go, previsione del tempo, l'assistente di Google. Praticamente possiamo utilizzare tutte le applicazioni che abbiamo installato nel tablet e non solo quelle poche che possiamo utilizzare dal telefonino. Per chi ha problemi per quanto riguarda la telefonata in viva voce, dove mi dite che effettuando una chiamata in viva voce voi sentite bene l'interlocutore ma dall'altra parte hanno problemi per sentire la vostra voce, provate anche a fare in questa maniera: disattivate l'applicazione Z-Link e provate a fare la chiamata vocale senza l'applicazione. Una volta che avete connesso il telefonino alla rubrica tramite Bluetooth, ok? Quando il telefonino è connesso tramite Bluetooth al vostro tablet e avete scaricato la rubrica, avete associato la rubrica dal telefonino al tablet, provate a fare la chiamata vocale e vedete dall'altra parte se vi sentono bene. Se questa piccola guida vi è tornata utile, lasciate un like. Supportate il canale iscrivendovi allo stesso, non vi faccio pagare nulla ragazzi, è gratuito, tranquilli. E noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, grazie di cuore, alla prossima.